per partire. Oh, siamo tornati in diretta, siamo tornati, qui in diretta e c'è una piccola novità, nel senso che fino alla scorsa diretta usavamo StreamYard, che è un bello strumento fantastico, ma proprio nella scorsa diretta abbiamo scoperto che gli amici di Facebook hanno deciso che nei gruppi le app di terze parti non funzionano più, per cui StreamYard non è più possibile utilizzarlo. Stasera testiamo un altro giro, nel senso che usiamo l'abbinata Meet più OBS e quindi vediamo che cosa succede. Se c'è qualcuno, dia segni di vita per vedere, per capire se c'è qualcuno in linea, se si funziona, insomma. E, vedo, dice che dovrebbe esserci già qualcuno. Comunque, eh, questo è tanto per fare un po' di mielina in attesa diciamo, dell'aggregarsi della folla. Ecco, ci vedono, Bene, bene, ottimo. abbiamo testimonianza diretta del fatto che ci vedono e è un sollievo. Allora, come, come succedeva, ecco, tolgo l'audio perché sennò mi entra dentro. Come succedeva anche con StreamYard, c'è un ritardo tra quando noi parliamo e quando diciamo, il video e l'audio vengono condivisi nel gruppo Facebook, quindi purtroppo non sarà possibile fare un'interazione in diretta con la gente che ci segue, però potete utilizzare i commenti qua sotto il video. Quindi io cercherò di seguire i commenti, eventualmente fermerò la nostra ospite ponendogli le domande e niente, stasera abbiamo un ospite decisamente particolare. Perché? Perché si parla, è un argomento particolare. Ecco, l'argomento è AI e didattica. Poi Emanuela farà una presentazione di se stessa, ma ci tengo a presentare, diciamo, introdurre l'argomento perché? Perché è un argomento in realtà poco trattato, diciamo, nel mondo AI, perché si parla di l'ultima cosa che esce fuori, la cosa fantastica, il video, l'app che stermina tutte le altre, cose di questo tipo qua, ma non si ragiona sul perché utilizzare questi strumenti, sul come utilizzarli dal punto di vista intellettuale, non tanto dal punto di vista tecnico. Io sono convinto che l'arrivo dell'intelligenza artificiale abbia messo in evidenza un problema che c'è da sempre in realtà e che manca, per quanto riguarda l'immagine, ma anche tutto il resto, che manca drammaticamente una cultura dell'immagine, almeno in Italia. L'esempio che mi viene da fare, che faccio sempre quando faccio le serate, è quello del Papa con il piumino Balenciaga. Come cavolo è possibile pensare che ecco, siamo italiani, indipendentemente dal fatto di essere o meno credenti, comunque viviamo in un paese, questo paese, quindi comunque quello che succede nel Vaticano lo seguiamo bene o male, come è possibile pensare che questo Papa usi quel tipo di abbigliamento? Mi sembra un po' difficile. In contemporanea era uscita anche quelle immagini, quelle foto, stavo per dire, di Trump arrestato, inseguito e arrestato dai poliziotti. Com'è possibile pensare che quelle fossero vere quando nessun telegiornale, nessun giornale ufficiale ne parlava? Ecco, quindi direi che manca, e questi sono solo due esempi famosi perché li abbiamo vissuti tutti l'anno scorso, ma in realtà questa cosa riguarda per esempio il fatto delle fake news, nel senso ci propinano facilmente immagini incredibili che vengono accettate così come senza nessun atteggiamento critico rispetto a quelle. Quindi manca questa cosa della cultura. E l'argomento di stasera è AI didattica. Beh, diciamo, la didattica è quello che dovrebbe aiutarci noi, ma anche il mondo, in questo caso della scuola, che è quello che dovrebbe insegnarci poi, trasmetterci l'uso critico ragionato delle cose, no? Eh, manca questo discorso, quindi stasera abbiamo una persona che è capace, conosce, ha gli strumenti per parlare di questo argomento
perché lei insegna didattica, lei parla di didattica e intelligenza artificiale. Quindi stasera si parlerà di didattica per l'intelligenza artificiale e intelligenza artificiale per la didattica. Quindi si parla di queste cose in tutte e due le direzioni. Emanuela ha un'esperienza già con utenti, diciamo, adulti, ma anche con insegnanti, quindi già un'esperienza finalizzata e specifica. Sto parlando troppo, lascio la parola a lei, un mio di presentazione e poi entriamo subito nell'argomento che è sicuramente molto interessante. Ti ringrazio Paolo per questo invito e grazie a chi sta seguendo. Io ovviamente consiglio a tutti e a tutte di scrivere, commentare, perché sono felice delle interruzioni, quindi le domande non vanno alla fine, ma optiamo per una forma dialogica perché sicuramente è più interessante. Io mi presento brevemente raccontandovi quello che faccio. Mi occupo di didattica fotografica e consapevolezza digitale. Penso che questa sia la sintesi finora migliore che sono riuscita a trovare del mio lavoro, perché occuparsi di didattica significa tante cose. Io ovviamente ho lavorato per tanti anni nella didattica fotografica e da 1 anno e mezzo a questa parte sto sperimentando anche l'intelligenza artificiale, quindi prima una sperimentazione diretta, poi una sperimentazione all'interno dei corsi. Come accennava Paolo, mi occupo di diverse fasce d'età, quindi insegno agli adulti corsi di tecnica, cultura fotografica, autoproduzione, laboratori di smartphone fotografi per gli studenti e anche qui sappiamo che sta entrando l'intelligenza artificiale anche negli smartphone, quindi chi ha dei modelli abbastanza recenti vede già dei piccoli o grandi cambiamenti e poi corsi di formazione per insegnanti e collaborazioni con case editrici scolastiche e enti di formazione. Tutto questo per dire che mi piace e stimolante lavorare con tante fasce d'età differenti, perché per ognuno c'è una necessità diversa. Io volevo iniziare proprio dalla didattica a scuola o comunque per insegnanti e per studenti, perché ci sono tanti punti da affrontare e per riprendere un po' l'introduzione di Paolo sulla cultura delle immagini, credo che sia quello il punto focale. Perché mi sono resa conto, e in parte lo sapevo, nel senso che dall'esperienza diretta e poi ritornare a scuola sotto altre vesti, ci si rende conto che lo spazio dedicato alla lettura, all'interpretazione delle immagini, e con immagini intendiamo un po' tutto, un termine ombrello, non è così ampio. Si usano le immagini, soprattutto quelle fotografiche, come fonte storica, ma poi in realtà difficilmente c'è uno studio approfondito su come si leggono e come si interpretano. È vero che nelle scuole secondarie di primo grado, ossia le scuole medie, quindi questo è il termine corretto con cui si chiama questa fascia d'età, allora si fa educazione all'immagine, ma è un mix tra storia dell'arte e linguaggi artistici che vengono sperimentati. È vero che comunque un'introduzione alla lettura delle immagini sicuramente viene fatta, però poi a partire dalle secondarie di secondo grado tutto cambia, nel senso che da alcuni anni a questa parte il numero di ore di storia dell'arte è stato ridotto, in alcuni casi annullato, il che significa che alcuni studenti effettivamente fanno delle ore di storia dell'arte e altri no. Quindi un discorso che è stato iniziato nella fascia 11-13 viene poi interrotta. Ore di storia dell'arte e a questo punto gli studenti, le studentesse iniziano a sperimentare, soprattutto nell'ambito della cultura dell'immagine e della produzione, in maniera autonoma. Quindi c'è una sperimentazione libera da un lato da parte degli studenti, quindi una produzione legata anche all'uso dei social network, a una condivisione. Dall'altro lato, quindi versante insegnante, magari tutto dipende dall'interesse personale. Io ho conosciuto negli anni diversi insegnanti che erano interessati all'uso delle immagini all'interno della loro didattica, allora c'è una maggiore attenzione, c'è una ricerca. Però fondamentalmente tanti insegnanti magari rimangono tagliati fuori da queste novità, come ad esempio l'intelligenza artificiale, ma anche da un uso consapevole delle immagini in generale. Quindi penso che anche questo sia un argomento interessante di discussione e quindi se qualche insegnante è collegato mi piacerebbe anche sentire la loro opinione, perché
Io ho fatto un po' di esperienza nel centro-nord Italia e per 4 anni nella Costa Azzurra in Francia, quindi ho conosciuto varie realtà scolastiche e mi rendo conto che la situazione è molto eterogenea, quindi dipende molto dai singoli docenti e dell'interesse che hanno all'interno di, diciamo, di questo ambito che è quello dell'immagine. Motivo per cui è tutto molto, ecco, variabile a seconda delle esigenze e delle necessità. Quindi questa è la prima considerazione che vorrei fare, perché a partire proprio dalla necessità di lavorare su un'interpretazione delle immagini partono tante considerazioni che arrivano poi all'uso dell'intelligenza artificiale. Poi chiacchierando con Paolo nella nostra call precedente in cui stavamo immaginando in che direzione andare in questo incontro, parlavo anche di un corso che ho tenuto, mi pare a ottobre-novembre, la prima edizione, dedicato al rapporto tra fake news e intelligenza artificiale, e quindi rientrano un po' gli esempi che hai fatto tu all'inizio. Perché ho scelto di proporre a questo ente di formazione questo corso? Perché mi sono resa conto che per tante persone, magari non quelle che seguono questo gruppo che sperimentano già tanto, quindi voi siete una piccola fetta di popolazione che ha colto comunque la novità, ha deciso di mettersi in gioco. Per tante persone l'intelligenza artificiale è un grande punto interrogativo e una minaccia, è qualcosa che spaventa. E non bisogna dimenticarselo. Comunque io non do mai per scontato quella che può essere la prima reazione quando affronto questo argomento. È anche vero che magari nei miei corsi di formazione arrivano docenti che sono già incuriositi, quindi io quella fetta di popolazione che è completamente restia alla novità le incontro più raramente. Magari arrivano persone un po' scettiche, un po' dubbiose, ma soprattutto persone che hanno difficoltà nella lettura delle immagini. Quindi questo vale per immagini che magari non sono usate come fonte storica nei libri di storia, ma anche per immagini più contemporanee manipolate con Photoshop o realizzate con software come Midjourney. Perché parlo di questa difficoltà? Perché magari se non si ha familiarità nemmeno con la fotocamera dello smartphone, si scattano poche foto solo per scopi utilitaristici, è davvero difficile capire come una foto viene manipolata. Quindi tendenzialmente un insegnante che non utilizza tanto la fotografia, almeno per i corsi di formazione che ho ottenuto, non riesce a capire come siano state realizzate alcune immagini o a capire la differenza tra una foto manipolata e quella non manipolata. Quindi senza entrare nel dettaglio, ma la manipolazione dove finisce la mano umana e dove inizia quella artificiale, perché anche qui penso che si apra un grande argomento di discussione. Quindi parlando banalmente di un'immagine che può circolare nei gruppi WhatsApp, perché mi rendo conto che spesso la fonte delle immagini di cui mi chiedono spiegazioni è proprio WhatsApp. Quindi va magari al di là di quelle che sono le mie aspettative. Io magari mi aspetto una fake news che passa attraverso Facebook o attraverso alcuni siti web non verificati. Invece molte informazioni arrivano dai gruppi WhatsApp. E questa conferma, questa, diciamo, consapevolezza mi è arrivata tenendo alcune edizioni di questo corso. E a quel punto come si fa a verificare una fonte? Quindi questa è un po' la prima domanda che pongo agli insegnanti che partecipano ai corsi di formazione. Dubitare di quello che riceviamo e quindi mettere in discussione la veridicità della fonte, che sia un testo o un'immagine. Poi nel momento in cui noi ci fermiamo a guardare quell'immagine, abbiamo più probabilità di capire, identificare quelli che sono degli artefatti. Però è anche vero che nel ritmo frenetico delle immagini che noi vediamo quotidianamente sullo smartphone è difficile fermarsi. Pensiamo semplicemente allo scrolling. C'è una newsletter che seguo, che mi piace molto e si chiama Scrolling Infinito e rende proprio l'idea di come trascorriamo le nostre giornate se abbiamo un account su Instagram, su Facebook o qualsiasi altro social network. Quindi questo fa riflettere sui tempi di fruizione, che sono delle frazioni di secondo. E in una frazione di secondo è difficile capire se un'immagine è vera oppure no, fermo restando che la verità assoluta non esiste, c'è sempre l'interpretazione, però in questo caso parliamo di verità nell'accezione in cui un'immagine è prodotta da una persona e non è stata generata dall'intelligenza artificiale. Quindi
parliamo di due tipologie in antitesi per semplificare, quindi io parto da lì. Quindi è una fotografia prodotta da una macchina fotografica con una persona dietro oppure è generata dalla AI? Qual è la differenza? Ci interessa sapere qual è la differenza. Io credo che ci siano tante domande che possiamo porci a seconda del contesto. Se il contesto è l'attualità, è una domanda lecita capire se stiamo guardando una foto oppure un'immagine generata con Midjourney o Stable Diffusion, perché l'attualità è legata anche a una questione etica, mentre se siamo in un ambito artistico le cose cambiano. Quindi se vediamo un progetto esposto in un festival di fotografia, noi ci possiamo aspettare un'immagine molto manipolata, un'immagine artefatta o creata con l'intelligenza artificiale, senza scandalizzarci perché è una delle tante possibilità che l'artista in questione ha per esprimersi. Quindi queste sono un po' le prime riflessioni che mi vengono in mente a partire dalla tua introduzione, Paolo. Mi verrebbe da dire una cosa, che conta anche il contesto, nel senso, un conto hai citato, diciamo, concorsi fotografici o cose di questo tipo qua. Ad esempio, la stessa immagine, vista in un concorso può avere una valenza completamente diversa se invece venisse pubblicata in un giornale per raccontare un fatto. Faccio un esempio, avendo una certa età, mi ricordo alcune immagini, ovviamente non recentissime. Ce n'è una famosa che ritrae guerra del Vietnam, quindi si parla il capo della polizia di Saigon che uccide con un colpo di pistola un guerrigliero con le mani legate, sparandogli in testa. E ovviamente quell'immagine, guardate il capo della polizia che uccide un prigioniero con le mani legate. Vero. Poi dopo vai a leggere la storia che c'è dietro e quel prigioniero era stato catturato ma aveva appena ucciso un bel po' di uomini del capo della polizia, quindi era ovviamente una reazione irosa la sua, diciamo così, ma non a freddo, non era il cattivo che ovviamente, ripeto, non era eccessivamente rispettosa di tutto quello che volete, ma aveva una sua motivazione. Anche, mi viene in mente un'altra immagine famosa, scattata in Africa durante la solita, il bambino accovacciato con dietro l'avvoltoio, è un'altra immagine famosa. Tra l'altro il fotografo, quel fotografo non ha fatto una bella fine perché poi No. credo sia suicidato, dovuto alla depressione causata da un bel po' di cose connesse con quella foto. Mm, Lì sembra mostrare appunto il bambino con dietro l'avvoltoio e il fotografo che non fa niente. In realtà non sappiamo se non fa niente, non sappiamo se ci siano altre cose, non sappiamo se c'erano altre persone intorno, non sappiamo quello che sta succedendo o quello che è successo il secondo immediatamente successivo allo scatto. Quello che passa è quell'immagine che viene proposta. Quindi nel momento in cui guardo un'immagine in un contesto, il significato può avere un certo significato. Stessa immagine in un altro contesto può cambiare completamente, nel senso che vengono toccate corde diverse dello spettatore, no? Quindi anche questo, e stiamo parlando di foto, tutte le virgolette che vogliamo, reali, quindi non ritoccate. Quindi già questa cosa qui, in realtà della fotografia vera non esiste, no? C'è Sì. questa fandonia, mi permetto di usare questo termine forte, che la fotografia ritragga la realtà. La fotografia ritrae la realtà che ha voluto rappresentare il fotografo, che è già una cosa diversa. Eh già, è sempre interpretazione, però c'è una parte istintiva di noi esseri umani, che comunque vuole credere che ci sia la verità. Quindi da un lato c'è il sospetto, e il sospetto che un'immagine possa essere manipolata e negli ultimi decenni una maggiore consapevolezza che questo accade effettivamente. Quindi si guarda la copertina del giornale, si guarda la famiglia reale inglese per vedere che tipo di modifica è stata fatta sul volto o nelle mani, però d'altro canto ci fidiamo di un'immagine, quindi continuiamo a fidarci perché nella pratica quotidiana
utilitaristica di documentazione della quotidianità e dei momenti importanti, la fotografia sembra essere comunque un'impronta della realtà, e quindi questo influenza anche la visione di altre immagini che non rispondono alle stesse regole. Quindi è interessante anche questo. Io qui ho un libro, mi alzo un secondo per prenderlo dallo scaffale, un libro che cito sempre nei corsi, di cui parlo e mi piace parlare, non so se qualcuno che ci segue lo conosce, è The Book of Wells di Ben Dixon, un fotografo dell'agenzia Magnum, quindi un grande nome, un nome autorevole, un fotografo vero, quindi un fotografo che scattava le foto, che ha prodotto in realtà un libro fake sulle fake news, basandosi su una notizia vera, quindi un bellissimo cortocircuito. Perché ha senso parlare anche di questi lavori? Perché è in un momento storico questo in cui tendiamo a essere sospettosi nei confronti della novità e della tecnologia che potrebbe cancellare le nostre esistenze, i nostri lavori, stravolgere la nostra vita. Renderci conto che ci sono lavori, progetti fotografici, progetti artistici in generale ben fatti, che utilizzano anche tecniche di manipolazione, e questo era un po' agli albori dell'intelligenza artificiale, quindi comunque sono immagini ricomposte, non fatte con Midjourney perché ancora non c'era, però il fotografo comunque ha lavorato su una composizione, è stato in questa cittadina in Macedonia, che è la cittadina dove sono nate le fake news in occasione delle elezioni di Trump, quindi un po' si ricollega sempre al personaggio citato all'inizio. Lui c'è stato, ma non ha fotografato persone, ha fotografato ambientazioni, poi è tornato a casa e ha montato tutto. Perché è interessante parlare di questo libro e in generale dei progetti autoriali che utilizzano l'intelligenza artificiale? Perché possiamo aprire nuove prospettive, quindi andare oltre la singola immagine, e la valutazione è fatta bene e fatta male, ci sono artefatti, ma è lecito, nel senso sono considerazioni giuste. Però se invece guardiamo un lavoro nella sua complessità, possiamo uscirne arricchiti con tante idee in più. Questo libro io adesso lo analizzo velocemente, perché se vediamo la copertina sembra il classico libro con, diciamo, la copertina quasi in pelle, in similpelle, quindi tradizionale, ma poi se apriamo la sguardia è in pratica la parte che collega la copertina all'interno del libro, e questa qui dove vediamo l'interno della copertina, però inizia il libro vero e proprio, e questa non è altro che una parte, uno screenshot di Wikipedia. Quindi ci rendiamo conto che siamo davanti a un progetto diverso dal solito. E poi all'interno vediamo diverse tipologie di immagini, riproduzioni di libri, e questo è il libro di cui lui ha parlato. Andando avanti iniziano anche le fotografie. E la tecnica utilizzata dal fotografo è una tecnica che lui usa negli altri progetti fotografici, quindi l'avvicinamento. Io ti faccio entrare nella storia proprio come in un film, nelle sequenze iniziali in cui plano a volo di uccello, guardo la città da lontano, piano piano mi avvicino e qui inizia la storia. Inizia una storia che ci racconta qualcosa di strano, e poi c'è l'intitolazione, quindi un po' come i film, non tutti iniziano prima con il titolo e poi subito l'azione, c'è una piccola prima parte che precede il titolo, quindi anche nei libri fotografici a volte è così, e poi andando avanti ci sono dei testi scritti con l'intelligenza artificiale. E la cosa bella è che all'inizio nessuno se n'è accorto, perché parlando di fonti e di ricerca, lui era una fonte autorevole, un personaggio che aveva vinto già vari premi dentro un'agenzia famosissima, quindi chi è che poteva mettere in dubbio la veridicità del suo lavoro? Quindi qui c'è poi una parte testuale, poi iniziano le fotografie in cui lui si avvicina, quindi dopo la primissima parte inizia a raccontare questa città, la storia di una città in cui sono nate le fake news. Lui è partito da una storia vera e poi ne ha creato una falsa. E questo libro non è altro che la forma finale di un progetto che ha richiesto tanto tempo, quindi esattamente come progetti fotografici tradizionali, e che lo ha portato a vincere uno dei premi più prestigiosi a Perpignan, che è un festival di fotogiornalismo in Francia, e gli hanno dedicato la serata e le proiezioni serali, che forse è il massimo riconoscimento in assoluto, in cui lui non ha detto la verità.
ha continuato a fingere, nel senso ha ritirato il premio e poi ha deciso di aprire dei profili fake su Facebook, acquistandoli in modo che fossero retrodatati e li ha acquistati per creare degli alter ego con cui smascherarsi, con cui mettere in discussione il suo lavoro. Gli alter ego in pratica dicevano no, attenzione che Ben Dixon non è andato davvero lì, non ha fatto questo lavoro, è un impostore. E lui nel frattempo aveva fatto in modo che i profili fake creati entrassero in relazione con tutto l'entourage e con tutte le persone, i fotografi che lui conosceva, e quindi i commenti sotto questi post erano tutti commenti in cui difendevano il fotografo, dicevano non è vero, è una brava persona, lui non farebbe mai niente di simile. E tutto questo, ossia domande, risposte, screenshot dei commenti su Facebook, sono state esposte a Fotografia Europea qualche anno fa, quando è andato in mostra questo lavoro. Penso che sia stato uno degli allestimenti più interessanti, perché da un lato c'erano le fotografie tradizionali, incorniciate con il vetro, il passepartout, la cornice in legno, dall'altro c'erano gli screenshot di Facebook in cui lui si smascherava da solo. Quindi una storia molto avvincente. Assolutamente. Vedo che in realtà parlare di un argomento specifico, noi la stiamo prendendo apparentemente molto alla lontana, no? Perché tutto sommato è quello che dicevo all'inizio, la didattica è quella cosa che ci dovrebbe permettere di capire le cose, no? O quantomeno dovrebbe permettere di mettere in piedi la struttura che ci permette di capire le cose. E qui stiamo parlando del capire le cose in realtà. Quindi stiamo parlando di quello che poi è l'oggetto di quello che dovrebbe essere il risultato di chi ha, diciamo, usufruito, ha imparato a insegnare. Quindi mi piace questa cosa qui perché è un po' una cosa di livelli diversi che si sommano e si sovrappongono. Beh, io penso che comunque leggere un progetto fotografico o un progetto fatto con la I, poco importa, sia il primo passo di consapevolezza, dopo aver capito come distinguere le immagini. Ovviamente questo tipo di approfondimento e di interpretazione io lo propongo soprattutto nei corsi dedicati ai professionisti o agli amatori che hanno competenze avanzate, perché c'è già una buona base su cui lavorare, quindi una parte delle lezioni è sempre dedicata allo studio, anche al confronto, anche al dibattito su tutti i progetti che propongo, perché ci sono progetti che sono divisivi, quindi magari alcuni corsisti dicono no, assolutamente questa cosa non è etica, oppure qualcun altro dice ah, un lavoro bellissimo, quindi anche discutere di queste cose è importante per farsi un'idea e ampliare i propri orizzonti, mentre quando lavoro con persone che magari non hanno una cultura fotografica alla base, non sanno scattare, non conoscono la storia della fotografia, è tutto diverso, perché questo progetto risulterebbe inintellegibile e troppo complesso, nel senso che non si riconosce una struttura tipica da fotogiornalismo. Quindi comunque fare un certo tipo di considerazione presuppone che ci siano state delle lezioni precedenti dedicate alla lettura delle singole immagini, un po' come quando a scuola si insegna prima l'alfabeto, poi le parole, poi creiamo le frasi, poi lavoriamo sulla sintassi e infine sullo stile. Quindi se noi partiamo dallo stile, una persona, anche un bambino che arriva a scuola, ma di cosa stiamo parlando? Io non conosco le lettere. Quindi è lo stesso tipo di discorso. Si parte dallo studio delle singole immagini perché è qualcosa di più accessibile che ci consente di aprire poi i vari collegamenti con il mondo che conosciamo. E infatti prima parlavo non a caso di gruppi di WhatsApp, perché nel corso dedicato alle fake news e all'intelligenza artificiale ho chiesto ai partecipanti di selezionare delle immagini che loro avevano visto negli ultimi mesi, qualsiasi fonte non era importante, che li avevano fatti un po' sospettare. Quindi farsi la domanda, ma sarà un'immagine vera? Quindi io non avevo messo paletti, giusto per capire che tipo di immagini loro vedevano ogni giorno. E rendermi conto che alcune persone avevano selezionato in realtà dei meme, quindi erano un mix tra foto e fumetti, significa che quella tipologia di immagine che è iperdiffusa sul web non è conosciuta da quella persona lì. Quindi questo non vale per tutti, potrà essere un terzo, ecco, dei partecipanti, però il fatto che un terzo non conosca Non il poco, meme, non poco. sì, non conosca i meme e quindi difficilmente potrà parlare di questo argomento anche agli studenti
E parlando più in generale nella logica di preparare una lezione con contenuti visivi, nel momento in cui tu ti poni la domanda ma questo che tipo di manipolazione è, perché non sai che puoi mettere un fumetto banalmente sopra un'immagine che hai scattato tu, significa che magari tante altre sfumature giustamente non le percepisci perché hai bisogno ancora di crearti una cultura visiva. E perché questo è importante? Perché il mondo evolve molto rapidamente, noi non dobbiamo necessariamente correre, però se immaginiamo un insegnante che ha a che fare con studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, che sono abituati a vedere immagini iperdettagliate, super accurate, che giocano alla PlayStation, che vedono cartoni animati che hanno delle immagini davvero molto curate e poi arrivano a scuola e magari a scuola in alcuni casi si lavora ancora con la fotocopia del libro e l'immagine che in realtà è l'outline dell'orsetto. Questa cosa si discosta, si scolla dal mondo reale che vivono i bambini e le bambine, quindi risulterà meno allettante. E questo è uno dei motivi per cui tante persone si iscrivono ai corsi dedicati alla cultura delle immagini. Quando io chiedo cosa ti ha portato qui, molti mi rispondono rendere più accattivanti, più coinvolgenti le mie lezioni, perché mi rendo conto che magari non sono in grado di selezionare i contenuti visivi giusti e questo penso che sia il primo passo per poter ridiscutere almeno una piccola parte dell'atto dell'insegnare, quella che riguarda la produzione delle immagini o la ricerca di immagini, e capire come renderla più efficace e fare in modo che gli studenti e le studentesse siano effettivamente più coinvolti. Questo è un meccanismo che riguarda la fotografia, Sì. essenzialmente. Ma lo stesso meccanismo portato sulle sintografie? Cosa Perché succede? cosa succede? Anche perché c'è questa Sono le cosa. stesse domande che ci possiamo porre, perché Ma però, davanti... se mi posso permettere, faccio la fotografia ha certi gradi di libertà, la sintografia ne ha molti di più. Mhm. Perché? Perché comunque puoi produrre immagini fotorealistiche per quanto assurde nella loro rappresentazione. Puoi produrre grafica, puoi produrre cartoon, puoi produrre tutta una serie di cose, no? E quindi le potenzialità di questo strumento dell'intelligenza artificiale, diciamo immagini, sono enormemente più allargate rispetto alla fotografia. E quindi mi aspetto che questo tipo di discorso, lo stesso tipo di discorso, non sia tanto pari pari, ma debba tener conto anche di questo aspetto. O sbaglio? Beh, sì, diciamo, io mi occupo di più di immagini fotorealistiche perché è un po' come se fosse il trade union più semplice con la fotografia, per quanto in alcuni contesti lavoro anche con altre tipologie di immagini, quindi io magari ho sperimentato limitatamente a quello che è il mio flusso di lavoro didattico, quindi mi capita di lavorare con immagini fotorealistiche oppure con gli sketch. E gli sketch li propongo, li suggerisco nella fase propedeutica alla creazione di un progetto. Quindi lì c'è un discorso che vale sia sull'interpretazione ma soprattutto sull'uso, su quello che ti torna utile poi nella quotidianità se lavori con la fotografia e creare dei bozzetti che possano consentirti di previsualizzare le tue immagini. Quindi passando dal lato interpretazione al lato produzione, quindi faccio un piccolo salto, queste sono le due tipologie di cui io mi sono occupata di più. Quindi da un lato la parte proprio di immagini fotorealistiche che al fotografo o alla fotografa che magari lavora in ambito commerciale o in ambito autoriale può tornare utile, non tanto per cambiare le proprie fotografie quanto per fare ricerca. Quindi una ricerca accelerata che consente ad esempio di fare delle mood board, mentre la funzione sketch o comunque lavorare su immagini che non siano fotorealistiche torna utile per fare una storyboard, per fare dei bozzetti e quindi si analizza poi anche da un punto di vista stilistico quest'altra tipologia di immagine che ha comunque una sua funzionalità. Quindi si parte comunque da un'analisi che penso sia mutuata necessariamente dalla fotografia e magari tra un anno le cose saranno diverse perché avremo anche più termini per valutare queste immagini e anche più parametri per andarle a descrivere. Adesso io mi avvalgo un po' delle schede descrittive delle fotografie, quindi da un punto di vista della composizione, del mood, dei colori,
dell'atmosfera, del messaggio che vuoi comunicare. Quindi questi sono i parametri di partenza, salvo poi avere un ventaglio di opportunità da un punto di vista stilistico che ti consente magari anche attraverso l'errore, che anche questa è una cosa molto importante in ambito didattico, seppur in Italia tendenzialmente rispetto ad altre scuole europee tendiamo un po' a demonizzare l'errore e a, diciamo, vederlo come un fallimento, quando in realtà è parte del processo d'apprendimento. E questo vale anche con l'intelligenza artificiale, perché magari noi vogliamo produrre A, ma otteniamo B. E possiamo dire, cavolo, non ho capito niente, chiudo tutto e me ne vado. Oppure troviamo uno spunto interessante nell'immagine che è uscita, uno spunto che noi non avremmo avuto e seguiamo quella linea. Quindi andiamo a mescolare la nostra intuizione con qualcosa che ci restituisce la macchina, in questo caso, che magari può ampliare le nostre possibilità e farci andare in una strada un pochino diversa, comunque darci la libertà di sperimentare. Quindi questo per rispondere un po' alla questione, è vero ci sono molte più sfaccettature, io per ora ne uso soltanto 2 che sono quelle che mi tornano utili nei percorsi di formazione per fotografi che vogliono inserire nel flusso di lavoro anche l'intelligenza artificiale. Ecco, diciamo che qui credo che stiamo toccando quelle che sono le differenze, perché stesso metodo applicato alla fotografia, benissimo, io imparo a costruire un progetto, dopodiché prendo la macchina fotografica e fotografo. Mhm. Uso lo stesso metodo, diciamo, didattico per costruirmi un progetto pensato per le sintografie, ecco, lì comincia la differenza, perché non prendo la macchina fotografica, prendo quell'altra cosa strana, no? Mhm. E io credo che da lì veramente diciamo, sia la biforcazione tra le due strade, perché comunque fotografia vuol dire, anche se è una foto di studio, quindi costruire scenografie, costruire la struttura, dall'altra parte c'è questa interazione con questo coso strano che ci risponde. Tu hai parlato di errore prima, e allora l'errore nell'intelligenza artificiale, le allucinazioni, no? Che in un certo senso sono il loro modo creativo di rispondere, volendo proprio guardare. Sì, perché no? Ma infatti, poi queste allucinazioni possono essere anche degli ottimi suggerimenti poi però interessante questa cosa, mentre l'errore in fotografia è probabilmente subito valutato come errore, ho sbagliato la luce, ho sbagliato i tempi, cose di questo tipo, no? Ma tutto sommato è un errore che deriva da noi stessi, perché l'abbiamo fatto noi Sì. quella cosa dello sbagliare il tempo di disposizione, quindi va bene. Dall'altra parte c'è questa interazione con questa strana creatura fatta di bit, no? Che ti propone delle cose che poi non è detto che siano viste come errori, ma semplicemente come risposte inaspettate, che quindi non sono errori. E allora c'è questa strada diversa del realizzare il progetto. E io, come ne tieni conto? Quando tu insegni a costruire un progetto con le sintografie, con l'intelligenza artificiale, di questo ne tieni conto? Immagino di sì. Allora sì, io credo che però la progettualità intesa come pianificazione umana, quella vinca sempre, Mm. perché parte tutto da ciò che noi desideriamo sviluppare, dalla coerenza del progetto. Mi è capitato proprio l'altro giorno in cui stavo tenendo la lezione proprio di fotografia e intelligenza artificiale, di riflettere insieme ai corsisti sul fatto che alcuni lavori magari hanno esteticamente un certo appeal, lavori che sono usciti di recente, quindi cavalcando l'onda comunque del successo dell'intelligenza artificiale, tante persone hanno deciso di sperimentare. Però cos'è che distingue un buon lavoro da un progetto autoriale o comunque da un ottimo progetto? E la struttura che c'è dietro è quella, deriva sempre da chi sceglie di creare e quindi fondamentalmente questa parte rimane simile, perché dietro c'è sempre una persona che tira le fila di tutto quello che viene prodotto e va in una direzione senza lasciarsi, come dire, affascinare da qualcosa che magari è diverso dal solito, che però poi porta fuori tema. Infatti alcuni progetti magari sono esteticamente accattivanti, ma hanno soltanto una superficialità, una coerenza di superficie. Altri veicolano
un soggetto in maniera efficace, altri riescono a raccontare e emozionare. E quindi magari io mi soffermo più su questo aspetto e poi finora mi è capitato di lavorare con fotografi che hanno utilizzato prevalentemente l'intelligenza artificiale per arrivare al risultato fotografico, qualcuno invece ha mescolato, quindi ha fatto un mix di foto e poi immagini prodotte con Midjourney. Quindi diciamo che non metto troppi paletti nella forma che deve avere il progetto. Quindi ognuno poi, in base alla propria sensibilità, sceglie in che direzione andare, se fare un lavoro biografico, ad esempio, se lavorare con la fotografia e utilizzare l'intelligenza artificiale per impostare e pianificare il lavoro, o se mescolare le due cose, o utilizzare soltanto l'AI per creare la serie. Ma il modo in cui noi costruiamo la sequenza, almeno per ora, quindi 2024, maggio 2024, ricalca i meccanismi che si usano in fotografia. Il che significa che noi abbiamo una struttura, un po' come abbiamo visto nel libro di Ben Dixon, quindi c'è un'apertura, svolgimento, una chiusura, ci sono gli inserti testuali, possono esserci tanti input diversi, anche non necessariamente immagini, possono essere testi, dati, ma questo vale in generale per la progettualità fotografica, però siamo noi a capire che forma dare al progetto, indipendentemente dallo strumento che usiamo. Lo strumento ci assiste, ci consente di arrivare al risultato che desideriamo, che sia Photoshop, che sia una macchina fotografica analogica e la camera oscura, oppure l'intelligenza artificiale. Mi fai venire una curiosità, devo dire, nel senso che questa cosa la capisco benissimo perché si parla di immagini, ma la curiosità è, ma c'è nel tuo approccio, c'è qualche cosa che è specifico del successivo uso poi dell'intelligenza artificiale? Nel senso che si discosta realmente? Allora, io credo che per ora quello che ho notato è che c'è la rapidità nel produrre immagini consente a una persona che già ha un metodo di essere molto più efficace e quindi di accelerare il processo e non perdersi in una ricerca che potenzialmente potrebbe essere infinita. Quindi il vantaggio, almeno per ora, l'ho visto soprattutto in chi aveva già sviluppato un metodo di lavoro abbastanza solido e sapeva come orientarsi, altrimenti c'è il rischio che noi ci facciamo affascinare e quindi testiamo tante strade potenzialmente infinite e poi dico, no, cosa scegliamo? Cioè noi possiamo rappresentare questa casa in 1000 modi diversi e allora qual è il nostro? Quindi la domanda torna sempre a cosa noi vogliamo comunicare, con quale stile lo vogliamo fare. Quindi per ora forse la discriminante, la differenza è la rapidità con cui si ottengono risultati coerenti tra loro una volta che si hanno le basi per utilizzare il software. Quindi avendo capito come funzionano i prompt, come scriverli in maniera abbastanza efficace, come ottenere lo stesso mood delle immagini, si ottiene un risultato sicuramente più veloce che accelera il processo ed è questo un po' almeno l'obiettivo che io inserisco nei corsi, nel senso l'intelligenza artificiale ti aiuta nel tuo lavoro quotidiano magari a gestire alcune fasi che possono essere un po' più lunghe, per alcune persone un po' più noiose, per altri invece si apre un orizzonte creativo completamente nuovo, che è quello di sperimentare con stili che magari nessuno ha mai preso in considerazione. Quindi c'è anche questa possibilità di vedere nell'arco di poco tempo come noi possiamo cambiare lo stile dello stesso soggetto, ma questo vale anche con ChatGPT ad esempio, perché nel momento in cui io propongo di utilizzarla per lo statement di un lavoro, di un progetto fotografico, la sinossi semplicemente o le didascalie, noi possiamo dire ok, uno stile più colloquiale, più formale, più aulico e questo variare stupisce sempre perché noi abbiamo a disposizione, è come se avessimo a disposizione tante persone che scrivono in maniera diversa, che vanno al di là anche delle nostre competenze personali, il linguaggio aulico non lo uso, oppure quello troppo informale nemmeno, però magari mi apre una riflessione il fatto di vedere più opzioni del mio lavoro, però io credo che si parta sempre da un'idea chiara, altrimenti ci si perde, sembra un buco nero che ti risucchia. Quindi diventa quasi negativo se noi non sappiamo cosa farne, a meno che non ci vogliamo divertire e basta, allora a quel punto va bene qualsiasi soggetto, sperimentiamo in tutte le direzioni e magari ci piace per semplicemente capire come funziona il software.
devo dire che io potrei essere un ottimo testimonial di quello che si fa travolgere da Il buco questa, nero. dal buco nero perché poi in realtà di solito quando mi siedo e comincio a lavorare non ho uno scopo preciso da arrivare a un'immagine, ma mi Ok. interessa capire cosa succede, qualche nuova release, qualche cosa di nuovo, ma anche semplicemente sedermi e farmi trascinare, partire da un prompt, cominciare a Istinto. modificarlo, aggiungere, togliere, succede che incrociarlo con qualcos'altro, per capire le potenzialità e quindi poi mi Mhm. ritrovo con centinaia di immagini generate, no? E questa cosa qui della capacità di scegliere è un aspetto che secondo me credo, ma tu me la stai confermando, che è assolutamente fondamentale Sì. in questo ambito, che è cosa diversa rispetto all'ambito fotografico, perché lì le scelte le fai prima, anche qui, Mhm. però qui è un pochino più spostata al dopo, mettiamola così, appunto perché c'è questa interazione, credo, e poi dammi conferma o smentiscimi, c'è questa interazione con questa creatura che a suo modo è creativa, non è una passiva che io schiaccio, prendo il cursore di Photoshop, lo sposto e so che cosa ottengo, no? Qui c'è questa... No, è interessante perché io credo dipenda anche da, diciamo, dal tipo di creatività. Io mi sento una persona molto sintetica e quindi quando vado a testare i prompt non faccio centinaia di prove a differenza tua, cioè è interessante anche vedere poi gli approcci diversi. Quindi io vado in maniera chirurgica, 1, 2, 3, 4, 10. Poi se non funziona, stravolgo. Invece mi rendo conto che poi gli approcci sono molto diversi. Anche quando mi confronto con i corsisti, magari chiedo, solitamente negli esercizi metto un feedback sia per capire le difficoltà, ma anche capire il tempo che loro hanno dedicato allo svolgimento dell'esercizio e quindi magari quanto tempo è impiegato per fare la mood board, una persona ti dice 1 ora, un'altra 5 ore. Quindi ti rendi conto che poi la discriminante è quanto produci, quanto sei meticoloso, quanto sei perfezionista anche, e alcune persone hanno, diciamo, una creatività additiva, altre invece lavorano per sottrazione. Quindi chi ha necessità di produrre tanto, poi si ritrova nella difficoltà della scelta. Chi produce poco, magari deve aggiungere qualcosina. Quindi poi vedere come ognuno arriva al risultato è interessante perché è anche una riflessione per me per capire come io posso proporre dei metodi diversi in base al tipo di intelligenza creativa che ognuno ha, affinché si modelli a seconda delle necessità. Quindi anche questo è interessante perché poi ognuno è diverso e infatti il feedback di alcune corsiste della prima edizione di Fotografia e Intelligenza Artificiale è stato: guarda, grazie perché hai dato una scadenza, mi hai dato un numero massimo di immagini da inserire nella mood board, altrimenti io avrei continuato all'infinito e non l'avrei chiusa. Quindi anche questo cioè, una difficoltà di approccio che magari si riflette anche in realtà nella fotografia, forse in maniera diversa, è vero, cioè la difficoltà di selezione, però io quando faccio l'editing dei progetti fotografici, magari arrivano delle persone che hanno concluso un progetto, lo stanno per concludere, qualcuno lo deve iniziare, la cosa che per tutti è la più difficile è sempre la selezione, quindi non si scappa. C'è qualcuno che producendo meno ha meno difficoltà, però non è detto. Quindi penso che sia un po' i nodi che vengono al pettine, poi dipende da come lavori e quindi quanto ti rimane difficile quel processo lì. Però le strade sono davvero tante, infinite, infatti è bello confrontarsi con tanti sguardi e tante esperienze per capire poi come ognuno la utilizza e lo scopo. Io ad esempio tra i primi tentativi che ho fatto, vabbè, partendo al di là dei miei interessi personali come quello per il cappello, allora dico ok, produzione di cappelli impossibili, quindi ho fatto una piccola fanzine per vedere in che direzione si andava, cappelli fatti con la panna montata, le patate, le architetture, qualsiasi Mi stai cosa. facendo venire la curiosità di vederli, sinceramente. Questa non ce l'ho a portata di mano perché altrimenti l'avrei presa subito. E poi c'è la possibilità in realtà di fare cose diverse. Io magari sono andata a cercare a fare delle prove per capire se scrivo il nome di un fotografo o di una fotografa famosa, cosa esce fuori e quanto è simile. Quindi a me interessa anche analizzare poi l'uso, cioè la presenza nei database che vengono utilizzati da Midjourney, la presenza ricorrente di alcune immagini e vedere cosa esce fuori, quanto sono simili i risultati oppure a partire
comunque dal comando describe, se metto la foto ad esempio di Cartier-Bresson, cosa esce fuori se il risultato è simile a quello originale. Quindi io magari faccio anche questo tipo di test per rendermi conto un po' dei risultati e anche ragionare sugli effetti che si possono avere sui falsi d'artista. Uno degli esercizi che mi è capitato di fare, proprio propedeutici per imparare a utilizzare i prompt e fare proprio i falsi d'artista. Ok, prendi un fotografo che ti interessa, prova a creare un prompt per simulare una sua fotografia. Lo puoi fare in una maniera, diciamo, simile per ottenere il risultato, quindi immaginiamo i paesaggi di Michael Kenna, e allora creiamo un paesaggio simile con la nebbia e vediamo cosa esce fuori, oppure un soggetto completamente diverso con lo stile di quel fotografo, per capire fin dove si può spingere un prompt a imitare un fotografo famoso le cui immagini sono presenti in rete. Quindi anche fare questo tipo di test è ottimo per familiarizzare poi con lo strumento e anche per avere risultati interessanti. Mi stai incuriosendo, ma citando o non citando il fotografo che si Allora, vuole in alcuni imitare? casi citando, in altri non citando. Mm, perché fa un po' di differenza, Sì, immagino. sì, sì, però è vero che alcuni fotografi sono relativamente poco presenti, oppure se prendiamo fotografi italiani molto famosi, non è detto che siano conosciuti, quindi che esca fuori anche citando il nome qualcosa di significativo. Quindi è utile anche questo, riflettere poi sulle potenzialità, ma in generale anche sulla capacità di plagiare le immagini. Quindi noi lo facciamo a scopo didattico, però è anche un atto di consapevolezza per capire cosa succede, perché lo strumento non è mai neutro e siamo noi a scegliere come usarlo. Scusate se magari mi sposto, ma qui sta arrivando il temporale. Io ho un cane che ha Oddio. paura dei Oh, temporali povero. ed è esattamente sotto la mia scrivania che sta cercando di rifugiarsi dove non Oddio. dovrebbe. Solo che sono 30 kg di cane. Beh, non è molto piccolo. No, non è molto piccola. Quindi mi sposto un pochino per fermarla. Sì. Ehm, allora, argomento molto interessante. Entriamo nella parte proprio didattica. Allora, adesso abbiamo parlato di didattica per per l'intelligenza artificiale. Mhm. L'altra strada, l'intelligenza artificiale per la didattica. Io sono ancora, diciamo, in una fase sperimentale perché so che ci sono diversi software per gestire la correzione dei compiti, per velocizzare tutta una serie di processi, quindi ho iniziato a fare ricerca, però io lavorando con gruppi piccoli di persone non ho ancora sentito la necessità di, diciamo, gestire questa parte, quindi mi sto ancora documentando. Però mi rendo conto che magari per gli insegnanti che hanno classi numerose o anche per i formatori che lavorano con gruppi di 100 persone, a me capita, diciamo, una volta su 10 di avere gruppi di 100 persone, altrimenti Vabbè, seguo gruppi piccoli per tanto tempo perché preferisco una didattica slow in un certo senso. Quindi vorrei, diciamo, trarre delle conclusioni a stretto giro tra qualche mese per capire quali strumenti possono fare al caso mio. Io testo comunque strumenti in continuazione, dai software che servono a editare, a fare il culling, quindi selezionare le immagini, a quelli che servono per montare i video, testo davvero di tutto. Quindi sono in una fase in questo momento di ricerca per capire cosa può tornare utile all'interno della didattica, e poi alcuni strumenti in realtà li propongo, ma sono anche strumenti banali che abbiamo a disposizione sotto gli occhi, che magari, come dire, usano l'intelligenza artificiale, tornano utili per la didattica, però molte persone non sanno che sono basati sulla I. Quindi quando lo dico c'è lo stupore generale, ah, ma davvero? E faccio l'esempio ecco, di una cosa che ho citato l'altro giorno a lezione, quando ho chiesto utilizzate Acrobat Reader per leggere i PDF dal vostro smartphone, la risposta è sì, è il software più utilizzato, e ho chiesto loro se avessero mai utilizzato il Liquid Mode, che è basato sull'intelligenza artificiale, che consente di visualizzare in maniera responsive il documento senza dover zoomare, spostarci e leggere con grande fatica quello che c'è scritto. Quindi è una grande rivoluzione anche da un punto di vista didattico. Se io assegno un compito e bisogna scaricare un PDF, tu hai lo smartphone, comunque il fatto che io ti dia uno strumento per leggerlo con maggiore facilità
agevola tutto il processo. Quindi ecco, io sono in questa fase, alcuni strumenti li ho già inseriti e ormai interiorizzati, quindi non me li ricordo nemmeno più, e altri li sto testando. Ecco, un'altra funzionalità molto utile che serve all'interno della didattica è l'uso di Google Lens, e non tanto, ecco, per capire, come spesso l'ho utilizzato in passato, il nome della pianta o del fiore, dato che in botanica sono abbastanza acerba, quindi non so riconoscere le varie tipologie di fiori, e quindi vado in giro con il telefono e Google Lens per andare a controllare che tipo di fiore è, ma anche per trascrivere gli appunti e digitalizzarli. Quindi sono tutte funzioni che ci tornano utili, oppure andare alla ricerca della fonte di un'immagine, proprio per ricollegarci al discorso di prima della consapevolezza digitale, di come spesso crediamo le immagini, le prendiamo per buone, per vere, senza verificare la fonte. Quindi questo è uno strumento molto utile per la verifica delle fonti, che serve a tante cose nella quotidianità, però anche per verificare le fonti, perché se noi comunque inseriamo il link di un'immagine o semplicemente carichiamo il file che abbiamo sul PC o sullo smartphone, possiamo trovare tutte le immagini simili, ma anche cliccare sul pulsante Trova fonte per vedere quali siti web hanno citato effettivamente la fonte, quindi velocizziamo il processo di ricerca. Quindi in questo, ecco, sono le prime due cose che mi vengono in mente, che sicuramente tornano utili un po' per tutti i corsi, perché facilitano anche la vita quotidiana. Poi ti chiedo se ti va, ovviamente, se Mhm. hai, farai un elenco degli strumenti che possono essere, delle app che possono essere utilizzate in questo ambito, diciamo, AI per la didattica. Sì, guarda, io Quindi, ci rifletto, prendo appunti perché io ho la penna qui a portata di mano e mi segnavo un po' le tue suggestioni, quindi strumenti. Ok. Quindi ci rifletto e ragiono oltre a quelli che ti ho detto. Sì, sicuramente ce ne saranno altri, faccio mente locale. poi una curiosità, anzi due curiosità, una tecnica. Tu hai citato spesso Midjourney come strumento così, ma dalla tua esperienza è quello che viene più utilizzato? Allora, io ho trovato delle potenzialità per il tipo di esercizi che svolgo, però non escludo che magari nelle prossime edizioni dei corsi inizierò a utilizzare anche altro. Ad esempio, ho fatto testare anche il riempimento generativo di Photoshop, è un po' più limitante soprattutto per il modo in cui io lo faccio utilizzare, però vedendo che ci sono nuove versioni diciamo, ogni mese, grandi novità e anche miglioramenti, penso che molti esercizi siano utili anche per capire le potenzialità e far accendere una lampadina per ognuno in base al processo, che magari il flusso di lavoro che ognuno ha, capire se quello strumento lì conviene esplorarlo perché torna più utile. Quindi diciamo che tendenzialmente Midjourney ci consente al gruppo di lavoro di ottenere risultati coerenti con una facilità superiore. Però uno dei miei obiettivi è magari ampliare e testare e far testare anche altri software. In ogni corso, anzi in ogni edizione, ma questo vale anche per i corsi tradizionali di fotografia, io faccio una revisione e aggiungo argomenti, faccio modifiche perché è un continuo cambiamento, al di là comunque delle versioni rilasciate dei vari software. Penso che alla fine sia difficile avere lo stesso programma sempre dopo anni, e risulta noioso, ma soprattutto non risponde alle esigenze, soprattutto alle mie esigenze, che è quello di un continuo miglioramento anche alla luce dei feedback che ricevo e dei risultati che si ottengono. Quindi già la seconda edizione ha, diciamo, un 30% in più di contenuto. Quando magari tra settembre e ottobre lancerò la terza, sicuramente ci saranno altre cose che proverò a sperimentare perché sono curiosa innanzitutto. Hai parlato di feedback, visto che mi hai raccontato che tu hai fatto corsi anche per docenti, Mhm. dalla tua esperienza e anche dai contatti con i docenti che hai avuto, secondo te come dovrebbe essere inserita l'insegnamento dell'intelligenza artificiale nella scuola? Perché Questa è una super domanda. me la sono tenuta per ultima perché è un domandone, lo so benissimo, eh. Guarda, allora, io penso che ci siano tante strade Mm. e
la prima cosa che mi viene da dirti è che sono curiosa di testare io qualcosa perché tra settembre, ottobre e novembre avrò dei corsi in una scuola primaria in cui parlerò di intelligenza artificiale e produrremo delle immagini, immagini e Primaria, testi. quindi piccolini. Sì, quindi 8-10 anni. Aspetta. Sono molto curiosa di vedere le loro reazioni e capire cosa uscirà fuori, sempre orientato a un uso consapevole degli strumenti, allo storytelling, al racconto personale. Però ecco, per me i risultati sono sempre inaspettati, soprattutto alle prime edizioni, quindi sono molto molto curiosa di vedere cosa produrranno. Però, per parlare un po' più in generale, credo che il veto assoluto di utilizzo sia controproducente. Ho visto che magari in alcuni contesti scolastici, soprattutto all'inizio, quando sono usciti i primi articoli su ChatGPT, aiuto, aiuto, vietiamo tutto. Ed è la prima reazione che avviene davanti alle novità, la paura che poi lo studente usi una scorciatoia che poi lo porti a non studiare, a ottenere risultati facili e fondamentalmente a non arricchirsi con un'esperienza diretta. Invece penso che ci siano tanti modi per utilizzarla, anche ragionando sullo stile. E come dicevamo prima, perché se noi magari facciamo delle prove di stile, Esercizi di stile è un libro di Queneau, un fotografo, uno scrittore francese, i fotografi ormai li vedo ovunque, uno scrittore C'è un francese che ha fotografo lì scritto sotto. la stessa storia in tanti modi diversi, con stili diversi, parole diverse, ed è un libro bellissimo. Per chi non lo conoscesse è scritto Queaneau, che no, esercizi di stile, e penso che questo sia un ottimo modo per sperimentare l'intelligenza artificiale testuale, capire che spunti ci può dare e ragionare sui vari modi che abbiamo per raccontare la stessa cosa. Invece riguardo le immagini, uno degli esercizi che ho testato con i docenti è anche la creazione di fake news. Quindi le creiamo noi perché così capiamo come è il processo produttivo, cioè che cos'è che induce una persona a fare click sul titolo, a fare clickbait, cosa funziona, qual è la fonte, la veridicità che è nascosta nella fake news, quindi destrutturare, ricostruire per comprendere e avere un'esperienza diretta. Perché questo un po' in ambito didattico si chiama learning by doing, se io faccio le cose, le capisco e non le devo studiare perché è un'esperienza diretta e penso che sia la cosa più utile, quella di testare, costruire, sperimentare, decostruire e a quel punto ne sappiamo qualcosa di più rispetto a quando abbiamo iniziato. Devo dire che questa citazione degli esercizi di stile che hai fatto mi incuriosisce a provare ad applicarlo agli strumenti di intelligenza artificiale. Sarebbe un bel workshop, devo dire, nel senso di Sì. provare a creare, a portare ChatGPT a creare dei testi in quel modo lì, ma anche provare a interagire con Midjourney, Stable Diffusion, quello che vuoi tu, per creare la stessa immagine ma in tanti stili diversi. Sì. Perché è stimolante questa cosa qua, nel Mhm. senso che non è solo questione del cambiare le parole chiave che definiscono lo stile, è questione anche del pensarlo come si vuole, Certo. e questa parte qui è quella che io trovo stimolante. E devo dire che chiacchierata molto interessante. Gli insegnanti cosa ti dicono quando escono alla fine dei tuoi corso? Allora, che non se lo aspettavano, questo è il feedback più ricorrente, perché magari si entra con un po' di scetticismo, con la paura, e Mhm. poi, allora, il primo feedback è il divertimento, perché ti diverti a sperimentare, e poi soprattutto lo stupore per aver appreso qualcosa di nuovo che si può applicare a scuola, quindi non è fine a se stesso. E ahimè, c'è una parte dei corsi di formazione, soprattutto quelli obbligatori, spesso vengono vissuti come davvero un atto obbligato e basta, è qualcosa che non può essere scelto, mentre quando puoi scegliere un corso di formazione su un argomento che ti interessa c'è un sospiro di sollievo perché è qualcosa che magari ti arricchisce e ti può dare stimoli concreti per sperimentare a scuola, per fare cose nuove, per divertirti semplicemente. Ma hai avuto dei ritorni da questi insegnanti che hanno seguito i tuoi corsi, dopo che hanno seguito i tuoi corsi, hanno cominciato a portare
quello che hanno imparato nel loro Sì, ma mondo questa di... cosa, allora, con l'intelligenza artificiale è ancora presto perché ho fatto relativamente poche lezioni con i Mm. docenti, mentre questo lo posso vedere su tempi un pochino più dilatati con i corsi sulla consapevolezza sulle immagini, la lettura delle fotografie, la creazione di fanzine, che alla fine può avvenire con qualsiasi cosa, anche con immagini prodotte con la I, che magari qualcuno mi manda poi i lavori fatti in autonomia, i lavori degli studenti, mi fanno vedere le foto che hanno messo in mostra, le stampe, e questo è sempre alla fine un motivo d'orgoglio, perché sapere che qualcuno ti ha pensato e che ha trovato un modo per, diciamo, prendere i tuoi insegnamenti, rielaborarli e utilizzarli nel proprio contesto è il motivo per cui insegno, quindi sono molto felice quando qualcuno mi scrive. Beh, devo dire che da di dirmi insegnante no, però corsi ne faccio, è una cosa che a me piace tantissimo e quando qualcuno dopo qualche tempo, sai, ho cominciato a usare questo piuttosto che quell'altro, e magari mi manda le immagini per sentire una Sì. mia opinione, ma al di là di fatto del mandarmi l'immagine o meno, mi fa piacere vedere che un piccolo segno ce l'ho lasciato. Perché Sì, gli ho messo quantomeno la curiosità di voler provare di persona quello strumento, e questo devo dire che è estremamente di soddisfazione personale, sì, perché concordo. E quando lavoro con i più piccoli, mi viene da utilizzare l'immagine dei semi, cioè lasciare i semini nella terra, perché a distanza di anni poi crescono delle belle piante e mi capita di rivedere studenti, studentesse che magari ho conosciuto al primo anno delle scuole secondarie, avevano 11 anni e poi li rincontri a 14, 15, ti fermano per strada o ti scrivono su Instagram per dirti che ti seguono. E quindi queste cose poi alla fine sono sempre molto soddisfacenti perché si instaura un legame, alla fine il motivo per cui si insegna è anche quello, non tanto il contenuto quanto il creare una connessione e uno scambio in cui ambo le parti ci guadagnano qualcosa, perché io mi sento sempre molto arricchita quando lavoro anche con i più piccoli, perché mi insegnano tante cose. questa cosa del semino la sto vedendo molto con l'intelligenza artificiale, con tutto il mondo dell'intelligenza artificiale, e mi sto accorgendo che in realtà non c'è una grandissima distinzione tra grandi e piccoli, nel senso che il semino, come allegoria, funziona anche con gli adulti, Sì. perché tutto sommato, un po' quello che dicevi degli insegnanti che arrivano lì non sapendo bene, arrivano, non sanno niente, sanno pochissimo, sanno male e si accorgono che in realtà è un'altra cosa quella che pensavano fatta in modo diverso loro. Mhm. E da lì è davvero quel semino, diciamo, è come buttare qualche cosa nella loro testa, nella loro anima, facciamo un po' i poetici, Ma sì. e vedere che comunque quel semino attecchisce. Diciamo, fare questa cosa con l'intelligenza artificiale ha di buono che non essendoci un progresso, tutto sommato le immagini noi le vediamo da quando siamo nati, la fotografia la vediamo da quando siamo nata, tutti pensano di saper guardare una fotografia, saper giudicare una fotografia, lasciamo perdere che non sia vero, no? Ma tutti lo pensano. Per cui andare a fare, insieme alla fotografia, c'è questa cosa qui che devi scontrarti comunque con il progresso. Nel Mhm. caso dell'intelligenza artificiale questa cosa non c'è perché non c'è. È democratica. È democratica e soprattutto è così nuova che io stesso faccio fatica a dire di me stesso che l'ho capita fino in fondo. Io continuo a pensare che sto continuamente imparando, perché ogni volta mi stupisce, ogni tanto vedo delle cose, qualcuno mi fa vedere dei progetti a cui sta lavorando, arriva la notizia e mi dico, è un mondo nuovo, ma continua a essere un mondo nuovo. Dopo 2 anni non mi sento, sono entrato, ho conquistato, ho messo la mia bandierina. Continuo a essere l'esploratore che apre la porta tutte le mattine sul mondo nuovo e decide in quale direzione andare. Beh, è una bella metafora, funziona. No, va bene, quindi sì, sì, grazie. No, sai, se hai visto le altre cose, hai visto che ogni tanto parto e prendo e mi perdo con le parole. No, devo dire che è stata una chiacchierata molto interessante. Ripeto, l'argomento AI didattica non è trattato ed è un peccato perché dovrebbero essere tante diciamo, gli attori in questo discorso.
chi fa i corsi, ma dovrebbe essere la scuola in prima persona a promuovere l'uso consapevole. Guarda, io so che comunque adesso uno spazietto per la I in parte c'è, perché con i fondi PNRR, che sono quelli europei, sono stati finanziati tanti laboratori extracurricolari e quindi magari nei vari percorsi, oltre al coding, che va sempre alla grande, ci sarà magari anche uno spazio per la I. Io ho fatto delle proposte anche in questa direzione perché credo che sia una bella opportunità non solo per gli studenti e le studentesse, ma anche per gli insegnanti che fanno da tutor, di allargare i propri orizzonti e scoprire qualcosa di nuovo. Le direzioni come le prendono queste proposte? E allora, dipende sempre dalle persone, perché la scuola è fatta da persone, quindi ci sono magari dirigenti o animatori digitali che sono più interessati a sperimentare in ambito digitale e quindi lavorare sui software, lavorare sulla I, e altri che invece preferiscono ad esempio la robotica perché è una cosa più praticona che consente anche la parte diciamo di motricità che attrae un'altra tipologia di insegnante, quindi le direzioni vengono scelte sempre da chi c'è dentro e dagli interessi. Quindi qualcuno magari opta per un programma abbastanza eterogeneo, qualcun altro va in una direzione un po' più specifica. Guarda, ti leggo un commento che è arrivato. Allora, vorrei proporre ai comitati dei genitori delle scuole l'importanza di portare qualcuno a parlare bene, fra virgolette, fra parentesi, sull'uso delle AI. Mi chiedo quali figure potrebbero farlo e dove trovarle a parte te. E- Allora, è una domanda difficile in realtà perché io magari ecco, sono più ferrata su chi insegna fotografia tradizionale e non so quanti si occupano di didattica in maniera seria, ecco, perché so che ci sono tanti corsi di didattica, ma attualmente, almeno per chi è profilato bene sui social, i corsi compaiono in continuazione ed è difficile capire cosa faccia a caso nostro. Quindi non è una domanda semplice, capire chi c'è sul territorio. Allora, solitamente ecco, con i bandi funziona per competenze e quindi si richiede magari una data esperienza di un certo lasso di tempo, un certo numero di laboratori svolti affinché ci sia una competenza didattica accertata, questo dal lato tecnico della segreteria. Quindi semplicemente per capire come fanno i bandi è richiesta una competenza pregressa in didattica nella gestione della classe, perché quello viene, credo, ancora prima, soprattutto per le primarie, ancora prima di dare dei contenuti accurati, perché se non si sa come interagire con una certa fascia d'età è difficile. Anche se hai delle slide bellissime, un programma fantastico, le modalità di interazione fanno il 70% della lezione. Quindi su questo non ti saprei rispondere purtroppo, però ci Ecco, rifletto. devo dire che questo commento cita un'altra protagonista di cui io mi ero dimenticato e ringrazio Amma per averlo citato, i genitori. Cioè, nel senso, la scuola è ragazzi, docenti, ma ci sono anche i genitori, Certo. no? E tu hai una sensazione di come i genitori recepiscono questa cosa, di come la recepiscono, diciamo, di cosa banalmente, di cosa dovrebbero dire ai loro ragazzi su queste cose, se dovrebbe, cosa? Allora, io sarei propensa ad attivare dei corsi di educazione digitale per famiglie, perché mi Certo. rendo conto che c'è un grande gap e spesso le famiglie, i genitori non sanno bene che tipo di consigli dare. I docenti a volte non hanno queste competenze specifiche, quindi c'è una sorta di vuoto in cui si muovono in maniera libera e anche casuale spesso gli studenti. Faccio un esempio molto concreto e questo riguarda i corsi di fotografia digitale con lo smartphone. Nella prima lezione io chiedo se tutti hanno Google Drive per la condivisione delle foto. Scopro mediamente che in una classe di 25-28 studenti, due soltanto della classe, magari della fascia età 11-12 anni, hanno il parental control e quindi il blocco per scaricare altre app. Solo due su un'intera classe. Gli altri hanno la libertà di scaricare qualsiasi cosa. Quindi la prima riflessione che mi viene da fare è questa.
un uso consapevole e anche una gestione, diciamo, trasparente, affinché lo studente sia responsabilizzato, ma si colga anche il rischio, da un lato il rischio, dall'altro la potenzialità dello strumento. E molti genitori in effetti non sanno che c'è questa grande libertà di scaricare, vedere, accedere a qualsiasi contenuto. Invece i pochi che mettono il blocco e quindi la mail del genitore, io li contatto il giorno dopo, magari ci chiacchiero, spiego cosa devo fare, e quindi c'è una comunicazione anche trasparente sugli strumenti che a me servono e in che modo. Quindi questo per un'esperienza dedicata alla smartphone photography, però mi rendo conto che traslata all'intelligenza artificiale probabilmente sarà la stessa cosa, con percentuali ancora minori di consapevolezza sull'uso degli strumenti. Infatti questa cosa che hai detto di corsi per le famiglie credo sarebbe una Mm, cosa mm. molto molto utile, perché poi tutto sommato è nuova per tutti, quindi Sì, non è che i ragazzi non ne sanno niente, ma i genitori ne sanno, cose di questo tipo qua. Mm, pochi ne sanno. già, E allora già. conviene approfittare per fare corsi per tutti in una volta sola, in modo tale che poi comunque ne parlino a casa. Sì, allora comunque se ne parla. Allora, quando faccio i corsi di educazione digitale abbinati alla smartphone photography, nei momenti di restituzione finale, quando magari facciamo le mostre o presentiamo le fanzine, per chi non sa cosa sono le fanzine, sono queste. Piccole pubblicazioni autoprodotte che vengono realizzate a scuola a tiratura limitata, quindi dei piccoli libricini. Quindi quando facciamo gli eventi finali, spesso i genitori arrivano e si presentano e mi dicono comunque mio figlio, mia figlia mi ha raccontato tutte le cose, mi ha spiegato come usare il telefono, mi ha fatto impostare la griglia sullo smartphone, mamma fai le foto storte. Quindi questa cosa mi fa sempre sorridere, perché qualcuno poi ironizza e dice ma adesso per colpa tua non posso fare più le foto di fretta perché mio figlio mi controlla. Però questo vuol dire che comunque c'è anche una comunicazione positiva sull'apprendimento, e mi fa sempre molto piacere che c'è anche una trasmissione di competenze, anche in questo senso, a partire dagli studenti fino alle famiglie. Benissimo. Senti, prima di concludere, c'è qualche cosa che mi sono dimenticato, colpa mia, di chiederti così? Guarda, io credo di no, perché ho toccato un po' tutte le tematiche, quindi dalla lettura delle immagini alle fonti, ma stavo guardando nel secondo schermo se c'era qualcosa che mi sono dimenticata. Però più o meno ci siamo, sì. Un'altra cosa che magari posso aggiungere è che più che consapevolezza riguarda l'ispirazione, che penso che sia una cosa importante un po' per tutti, ma anche per questo gruppo, perché condividendo tanti contenuti è molto attivo, penso che l'ispirazione sia un po' alla base anche delle interazioni. Un consiglio che solitamente do quando ci si approccia all'intelligenza artificiale è dire sì, ma io dove trovo degli spunti, dove trovo le immagini? E di solito io suggerisco di fare una cernita dei profili su Instagram, perché i suggerimenti di profili affini, anche questo basato su lei, funziona sempre molto bene, e quindi magari con una ricerca a catena che dura un 15-20 minuti troviamo tanti profili che magari sono interessanti, possiamo poi salvarli in una cartella ispirazione AI, facilmente rintracciabile nel nostro profilo Instagram, perché il tastino salva comunque ci consente di creare una cartella ad hoc e poter salvare contenuti per argomenti. E questo funziona benissimo, perché magari se facciamo uno screenshot, gli screenshot vanno persi, diciamo la verità, a meno che non li cataloghiamo mese per mese, settimana per settimana. Invece la cartella su Instagram è un ottimo stratagemma per avere le fonti di ispirazione a portata di mano, seguire nuovi profili, e poi da lì la ricerca degli hashtag, quella funziona sempre per ampliare gli orizzonti. Benissimo, un sacco di consigli pratici, devo dire. In effetti sono quei consigli che sembrano banali, però in effetti sono quelli veri, nel senso che va bene, va bene la cosa molto alta, però poi la pratica è fatta di queste cose qui, del sapere mettere la griglia per farla la Già, foto già. ideale, no?
E quindi grazie di questi suggerimenti, grazie della chiacchierata e della disponibilità. E grazie a Mm, te Paolo perché è stata una bella chiacchierata, anche un'occasione per me di riflessione su un po' tutte le tematiche. Adesso, cioè, io ho preso appunti, quindi mediterò nei prossimi giorni sulle cose che ci siamo detti. Poi magari quando hai fatto i corsi ai bambinetti, no? Ci Perché risentiamo. ci risentiamo perché quella mi incuriosisce parecchio, nel senso che i Sì. bambinetti, questi nativi digitali, questi nativi AI, perché loro sono più che nativi digitali, sono nativi Mm, AI a questo punto, no? Come la vivono, come la sentono, sono parecchio curioso, devo dire. Va anch'io. bene, allora io ti ringrazio, ringrazio chi ha partecipato. eh, Questa registrazione sarà disponibile. Allora, faccio la parte. Questa registrazione sarà disponibile sul gruppo, ma sarà anche disponibile sul canale YouTube con, e qui iniziano le novità. Allora, no, una cosa non nuova è con sottotitoli in italiano, inglese, francese e spagnolo, che genera utilizzando Whisper, che è una intelligenza artificiale open source rilasciata da OpenAI, bla 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 bla, ma ci saranno anche diciamo, la suddivisione in capitoli e questa cosa qui, rullo di tamburi, la faccio generare da ChatGPT perché funziona, nel senso che è possibile dargli il video, in realtà io gli passo, perché i video sono lunghi, gli passo il file dei sottotitoli, dal file dei sottotitoli riesce a fare il riassunto, riesce a generare i capitoli e devo dire che per chi lavora con il video su YouTube, il fatto di riuscire a generare i capitoli velocemente è Una bella una soddisfazione. bella soddisfazione, anche perché generare i capitoli non sembra, vuol dire risentirsi tutto il video e fare un po' di avanti e indietro per capire, ma lo metto qui piuttosto che là, ma qui aspetta che cosa ha detto, aspetta torno indietro per capire. E questa applicazione credo che sia una delle cose che dimostra praticamente l'utilità dell'intelligenza artificiale, ci fa risparmiare tempo e fa i Già, lavori, e fa i lavori noiosi, no? Almeno. concordo. Quindi sappiate che ci sarà anche questa cosa. Niente, grazie a tutti e buona serata, buona continuazione. Grazie Manuela. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutte, ciao Paolo.